Buongiorno a tutti, è Giulietto Chiesa per PandoraTV.it per commentare un altro ennesimo ma gravissimo stravolgimento politico della vita istituzionale di questo Paese. Il governo Gentiloni ha imposto la fiducia sul voto circa la nuova legge elettorale che dovrebbe consentire l'elezione di un nuovo Parlamento, ma siamo di fronte a una inaudita prevaricazione delle istituzioni da parte di un gruppo di potere che vuole garantirsi la prosecuzione. Ma che c'entra il governo con questa storia? È il Parlamento che deve decidere e non si capisce perché il governo impone la fiducia su una questione che riguarda il Paese, la democrazia, il rispetto della Costituzione. Imporre la fiducia su una legge elettorale è uno schiaffo, tra l'altro, al 60% degli elettori che hanno votato no alla stravolgimento della riforma lo scorso 4 dicembre. Un vero e proprio colpo di mano, non lo si potrebbe giustificare con altra formulazione. Un colpo di mano. Chi promuove una tale scelta, chi la subisce, chi la firma, si prende una gravissima responsabilità, cioè porta su di sé la responsabilità del tradimento delle istituzioni democratiche. È uno scenario autoritario, non lo si può definire diversamente, che non ha nulla a che vedere con la democrazia, che è la ripetizione dell'Italicum, perché una legge formata con gli stessi criteri con cui si pretende di imporre la fiducia al Parlamento, al governo, è una legge che costituisce un nuovo Parlamento illegale, perché è peggiore dell'Italicum. Sotto diversi profili è addirittura uno stravolgimento ancora più grave, perché concede ai capi partito, non al popolo, la prerogativa di definire il nuovo Parlamento. Non sono state accettate neppure le modifiche di buonsenso, cioè il voto distinto tra liste del proporzionale e candidati del maggioritario. Neppure due schede distinte, si vuole imporre la volontà del gruppo di potere che attualmente ha in mano il Paese a tutto il popolo italiano. Pensate solo che 340 deputati e senatori saranno già assicurati ai maggiori partiti prima ancora di cominciare. Una enorme quantità di voti sono già stati accaparrati con questo sistema elettorale. Io voglio essere chiaro. Un Presidente della Repubblica che firmasse questa legge sarebbe passibile di alto tradimento della Costituzione. Non c'è altro modo. Chi si assume questa responsabilità ai più alti livelli, a cominciare naturalmente dal capo di questo governo, per finire con il Presidente della Repubblica, si assume la responsabilità di violare la Costituzione sulla quale entrambi hanno giurato. Io dico senza mezzi termini e invito tutti coloro che mi seguono a far sentire il loro peso. Bisogna opporsi con tutte le nostre forze ora, prima che lo scempio venga commesso e dopo, quando ci troveremo di fronte a una campagna elettorale che dovrà eleggere i nominati dei capi di partito e poi ancora dopo contro un Parlamento che già fin d'ora deve essere considerato illegale, antidemocratico, anticostituzionale. Credo che ci siano i margini perfino per una richiesta, vedranno loro come si deve fare, perché la Corte Costituzionale ribadisca il suo giudizio sull'Italicum, perché se è vero il giudizio sull'Italicum, vero, se è valido il giudizio sull'Italicum espresso dalla Corte Costituzionale, è altrettanto vero che questo giudizio si ripercuote esattamente in peggio nei confronti di questo progetto di legge costituzionale. Da domani comincia la battaglia, anzi da oggi comincia la battaglia contro un vero e proprio colpo di Stato che vuole privarci definitivamente della possibilità di decidere
chi sono coloro che ci dovranno guidare, che dovranno reggere la Repubblica, cioè il Parlamento e non il governo. Il governo si chiama organo esecutivo, il Parlamento fa le leggi e decide l'indirizzo del nostro paese. Quindi su questa questione non deve esserci nessun dubbio. Il governo non ha diritto di stabilire le norme, deve lasciare esprimere il Parlamento. Questo Parlamento è già di per sé illegale. Se si arroga il diritto di far passare un'altra legge che è ancora più illegale della precedente, siamo di fronte a un vero e proprio colpo di Stato della casta politica contro il resto del paese. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it